Se non puoi consumare né glutine né lattosio, allora questo dolce vietnamita è perfetto per te. Guarda la sua consistenza, la sua struttura e anche il colore naturale. È bellissimo, no? Si chiama bánh bò, un dolce tipico di Vietnam. Per farlo hai bisogno della farina di riso, amido di tapioca e lo zucchero di palma. È un tipo di zucchero fatto con il succo di palma. Si usa tantissimo nella zona sud-est Asia. Per iniziare, pensiamo tutti gli ingredienti. Invece la lista l'ho lasciato alla fine del video, così potete trovare con calma. Adesso, con tutti gli ingredienti pesati, andiamo con prima fase. Caramellizzare lo zucchero di palma. Non è un lavoro semplice come con lo zucchero semolato. Devi prima tagliare in pezzettini, perché così è più facile a sciogliere. Poi metti dentro una pentolina con goccio acqua appena appena e metti sul fuoco. Devi stare lì, girare, così non si brucia sotto. Molto importante che porti al colore come il caramello classico, perché è il giusto momento per versare dentro il latte di cocco. Con il fuoco lento vai avanti a mescolare fino a quando tutto lo zucchero si è sciolto. Poi lo togli dal fuoco. Prima di iniziare con l'impasto bisogna spennellare lo stampo con olio di semi e riscaldarlo in forno. Questo qua è un trucco molto importante per creare la struttura speciale di bánh bò. Sbatti bene 4 uova e poi lo lasci a parte. Dentro un'altra ciotola più grande setacci dentro la farina di riso insieme con l'amido di tapioca. Versi dentro piano piano il caramello che abbiamo fatto prima e mescolando sempre. Importante che il caramello deve essere tiepido, non troppo caldo ma neanche freddo. Quando non vedi più i grumi dentro l'impasto, prendi il setaccio oppure il colino e versi dentro le uova sbattute. E così abbiamo ottenuto l'impasto liscio, zero grumi, e quasi pronto per la cottura. Dentro una ciotolina pesi bicarbonato di sodio insieme con il lievito istantaneo. Però stai attento che lo metti dentro l'impasto solo 15 minuti massimo prima della cottura, sempre con un setaccio, così non abbiamo dei grumi. E finiamo il nostro impasto con un colino. Più volte che fai questo processo qua, più facile che ti esce la struttura nido di ape. E adesso versiamo dentro lo stampo ciaccando, però non versiamo direttamente ma
con una colla pasta. Questo è l'ultimo trucco per essere sicuro che ti esce la struttura alveolatura. Adesso andiamo a infornare il nostro banh bao a 180 gradi per 15 minuti e poi a passi a 170 gradi per altri 15 minuti. È meglio se lasci il banh bao allontanare dal fondo di calore del forno. Controlli la cottura con un stuzzicadente come con la pan di Spagna. E attenzione, una volta è cotto il tuo banh bao, spegni il forno, rovesci lo stampo e lascialo lì dentro per altri 30 minuti. Questo processo qua per essere sicuro che il banh bao non perde il suo volume, perché da caldo si scende tantissimo volume. Perché riguarda che abbiamo fatto questa torta qua solo con l'amido di tapioca, un po' di farina di riso e niente di lievito, quindi non ha niente per supportare la struttura. Ecco perché si scende molto facilmente se non è raffreddato bene la torta. Un banh bao così, se copri bene con la pellicola, non passa aria, può durare fino a 3 giorni prima che si secca. Però per completare il gusto di banh bao metti su una pentolina con latte di cocco, lo fai con un po' sale, un po' zucchero, versi sopra banh bao insieme con il sesamo bianco tostato e quello è il momento che puoi degustare come un vietnamita vero. Perché il caramello quando versi dentro la farina deve essere tiepido quasi caldo? Perché così si attiva l'amido di tapioca, altrimenti anche se cuoci la torta per un'ora rimane sempre crudo, farina cruda dentro. E un altro consiglio che quando mescoli l'impasto meglio che giri seguendo una direzione unica durante tutto il processo. Adesso puoi salvare questo video così dopo fai una prova per te oppure per qualcuno che conosci che non può mai mangiare un dolce buono solo perché soffre di glutine e lattosio. E seguitemi per altre ricette così squisite della cucina vietnamita e asiatica. Anche fa bene per la tua salute. Ciao ciao!